Sareste in grado di chiudere la gara di Tokyo con uno dei tempi più veloci mai registrati, ma andando piano? Ragazzi, non sono impazzito. Lo swap che vedremo oggi è di una piccola bomba che già ho portato nel corso delle vecchie patch con i setup aggiornati con i vari cambiamenti della fisica, e mi trovo nuovamente costretto, ma stavolta più che costretto, agevolato ad aggiornarlo per via dei nuovi componenti della sezione suprema. Grazie a questi componenti riusciamo a dare a questo missile altri 50 cavalli, ma parliamo di una macchina di meno di 1000 kg. Disponibile proprio in questo momento nel concessionario delle auto usate, la Honda Beat del 91. Se non conoscete quest'auto, è swappata col motore della Civic Type R, quindi capite, meno di una tonnellata di auto con un motore già performante di suo e elaborato. Grazie alla 1.34 abbiamo la nuova sezione dei componenti Suprema, dove riusciamo a dargli altri 50 cavalli. Ragazzi, parliamo di 600 cavalli di auto. Già ve l'ho portata in numerose patch con il setup sempre rivisto, ulteriormente rivisto qui perché questa potenza si fa sentire. Il grosso neo di quest'auto è stato da sempre il consumo gomme, ovviamente una MR, motore centrale trazione posteriore. Le gomme dietro le disintegra, le mastica completamente. Vedrete nella gara che ho fatto, che ho dovuto fare una gestione gara. Il mio giro migliore delle due gare che ho fatto, quindi parlo della prima dove ho spinto molto di più, è quello che vedete, ma si può fare ancora meglio perché le prestazioni sono veramente altissime. Il problema è che poi ogni 3 giri dovreste entrare ai box e cambiare le gomme, quindi da un punto di vista di tempo totale di gara ci andate solo a rimettere, quindi quella che vi porto è la strategia per ottenere il miglior tempo totale, ma dovete gestire l'auto, quindi non dovete dare il massimo. Perché non utilizzare gomme da corsa di rete? Perché dalla 1.31 non è più possibile utilizzare gomme intermedie. Con quest'auto fareste un giro, perché alla fine del primo giro, come arrivate alla prima curva, alla staccata di curva 1, le posteriori sono già finite, quindi capite che è impossibile gestire una gara in quel modo. Ricadiamo quindi sulle gomme sport, ma non abbiate paura perché il controllo c'è, la deportanza qui è al massimo, anche se non è estrema come una gruppo 3, comunque ha la sua buona deportanza. Il problema non è guidare quest'auto, il problema è tenerla a bada. Corre da sola, non dovete farla correre voi, dovete tenerla a freno. Andiamo ragazzi in GT Auto, vediamo che cosa dovete montare, vediamo il setup aggiornato alla 1.34 e vediamo la gara, quindi nella strategia che vi dico, ovvero di gestione potenza auto. Se non avete il motore già disponibile, che questo è uno dei primi, ricordatevi che dovete avere livello collezionista 50 per poter acquistarli. Quindi installate su quest'auto carrozzeria larga e ovviamente sostituite il motore con quello appunto della Civic Type R. Passiamo alla personalizzazione dell'auto, subito i cerchi in lega, il modello che più vi piace. Fronte 15 pollici, retro 16 pollici, la larghezza del cerchione larga, l'eccentricità larga. Parti personalizzate all'avantreno tipo B, fianchi tipo B, alettone posteriore personalizzato alto. Se volete scaricare questa mia livrea replica della Honda RC 213V del 2022, le piastre terminali sono le 07, la trovate già disponibile in vetrina. Se volete invece adesivi o livree personalizzati, scrivetemi su questa mail, tutti i miei lavori pubblicati li trovate col tag DR46. Installate infine una gabbia di sicurezza tipo C. Gomme sport morbide, ma 2 soste ai box questa volta. Dobbiamo fermarci alla fine del quinto giro, fate molta attenzione nei giri di rientro ai box perché quest'auto
tende a sovrasterzare in frenata. Quindi cosa fare? Installare il controller freni e partire col controller freni sbilanciato sull'anteriore, quindi -1, -2, vedete voi come vi trovate meglio. Man mano che le gomme si consumano, vedete che tende di più al sovrasterzo in ingresso curva, lo spostate sempre più all'anteriore, fino a che rientrate in box e cambiate le gomme. Lo riportate poi nella posizione di partenza. Quindi ci fermiamo alla fine del quinto giro, sostituiamo le gomme e riforniamo il carburante, ma solo per poco più di 4 giri. Date poco peso all'auto, meno peso date e meno consuma le gomme posteriori. Ci fermeremo nuovamente quindi alla fine del nono giro, stavolta mettete il carburante necessario alla fine della gara e ovviamente sostituite le gomme. Installate sospensioni personalizzabili e inserite questi valori. Installate un differenziale personalizzabile, inserite questi valori. Deportanza massima all'anteriore 100, massima al posteriore 200. Installate una ECU personalizzabile, 100% di potenza. Installate una zavorra, impostatela a 82 kg e la posizionate tutta all'anteriore -50. Non serve limitatore di potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa. Velocità di punta a 370 km/h, passate alla regolazione del finale 3.500 e impostate questi valori per ogni singolo rapporto. Installate un turbo compressore a regimi elevati. Sistema anti-lag impostato su forte. Installate un intercooler da corsa. Filtro dell'aria da corsa. Marmitta da corsa. Collettore di scarico da corsa, sistema frenante in carbonio, pastiglie dei freni da corsa, frizione e volano da corsa, per l'erabolazione motore tutto, aumento dell'alesaggio, aumento corsa, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti, albero a camme ad alto sollevamento, bielle e pistoni in titanio, albero a gomiti da corsa. Per la carrozzeria, riduzione del peso fase 1, fase 2, fase 3 e aumento della rigidezza della carrozzeria. Non ho usato nessun tipo di controllo per questa gara, tuttavia l'auto comunque, soprattutto il primo giro sul bagnato, è un po' impegnativa, quindi valutate voi se utilizzare il controllo trazione, ve lo concedo in questa gara.
alcuni di voi guardano queste auto con disdegno, ritenendo che non sono auto reali, che è impossibile elaborarle in questo modo e che comunque non sarebbero poi guidabili. Forse perché non conoscete bene il tuning e non siete cresciuti con la passione dell'elaborazione dei motori, con la quale magari sono cresciuto io e la mia generazione degli anni 80. Queste auto esistono e soprattutto in Giappone vanno alla grande. Quindi, che voi siate o non siate d'accordo per lo sviluppo di queste piccole bombe, provatela, perché è leggerissima e è potentissima. Certo, è un'impresa tenerla a bada perché giustamente, essendo un'esperienza appunto simulativa, non è facile tenerla come un'auto da 1600 kg, ecco, un'auto magari con una carreggiata larga 1,70 m, 1,80 m, questa è una micro machine a confronto, però è entusiasmante, emozionante, è velocissima e va provata. Se non l'avete mai provata, fatelo. Se l'avete già provata, sapete di cosa sto parlando. E ragazzi, ci stanno 50 cavalli in più. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché la prossima è un'altra piccola bomba. Ciao ragazzi!